Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a trattare un argomento molto importante che sta causando molta curiosità e allarmismo e ci sono tantissime notizie sul web e per questo motivo vorrei dirvi la mia opinione al riguardo. Allora, il Lilial, che è il suo nome commerciale, è un composto chimico basicamente artificiale scoperto nell'anno 1946. Il suo nome scientifico è il butifenil metipropinal, il che mi sembra molto interessante è l'argomento per darvi questo tipo di informazioni al rispetto. Dunque, è molto importante sapere se siamo o no allergici ad un tipo di composto chimico come questo, che in generale lo troviamo nei profumi. Se non lo sapete, anche i profumi possiamo comunque vedere e abbiamo anche a nostra disposizione l'INCI, che è un'informazione che la possiamo trovare sia all'interno o fuori della scatola del prodotto e in generale possiamo trovare che c'è dell'alcol, l'acqua e infine il profumo, che sarebbe la fragranza che il fabbricante in generale non ci vuole far vedere se le note sono sintetiche o naturali, se ci sono allergeni oppure no. Su uno di questi appunto è il Lilial, creato come alternativa sintetica agli oli essenziali naturali, utilizzato soprattutto nelle profumerie e cosmesi. In generale si utilizzano diverse combinazioni per produrre una varietà di fragranze. Come questo composto lo potete trovare anche negli shampoo, prodotti per le pulizie, creme, deodoranti e con il nome butifenil metipropinal, conosciuto per il suo profumo floreale e fresco che ci ricorda al mughetto, solubile nell'alcol e olli. Nelle concentrazioni vanno dal 0,1 fino al 0,3%, il quale aiuta a dare una buona profumazione. E cosa sta succedendo? In questo momento lo stanno ritirando dal mercato per tutelare la salute dell'ambiente umana e questo composto può causare allergie e creare problemi a livello endocrino, il che vuol dire che può inferire nell'equilibrio ormonale, può essere tossico per certe specie acquatiche. Allora, Lilial rientra oggi nell'allegato secondo del regolamento europeo che indica che le sostanze vietate come questa è stata bandita il 1° marzo del 2022 e questa è stata la decisione finale. Cosa dicono gli esperti? Gli esperti dicono che se il prodotto viene utilizzato e subito risciacquato non dovrebbe creare diversi problemi a livello di allergia cutanea, piuttosto che quando viene utilizzato su un prodotto senza risciacquo. Giustamente il consiglio è sempre di controllare l'etichetta. In ogni caso non è sicuro e per questo motivo sono stati cancellati diversi prodotti che contengono questo tipo di sostanza e soprattutto se utilizzata sulla cute in grandissime quantità. A questo punto arrivo alle mie conclusioni. Quello che una volta era sicuro oggi non lo è più
e dovete tenere conto che la comunità scientifica è in costante aggiornamento e negli anni fa diversi test e dopo arriva alla decisione finale di far vietare un certo tipo di sostanza per tutelare la salute delle persone e dell'ambiente. Qui il problema che comunque abbiamo potuto vedere in questi giorni è che sono stati sequestrati tantissimi prodotti in tutto il paese, anche in diverse catene per quanto riguarda negozi, supermercati, store, magazzini, perché non hanno rispettato questa legge che è venuta in vigore il 1° marzo del 2022. E il problema è questo, no? Conservare ancora prodotti che non possono essere più utilizzati dalle persone. Quindi dovete tenere conto che le aziende comunque tutto parte da loro, perché loro non possono continuare a produrre certi tipi di sostanza nei loro prodotti. Quindi cosa devono fare? Non è che devono cancellare il classico deodorante oppure il classico shampoo oppure il sapone per il bucato, no? Cosa fanno loro? Devono riformulare, aggiungere una nuova sostanza che sia in regola e che non vada comunque a creare questi tipi di problemi. Successivamente sono i commercialisti che devono cancellare oppure buttare via o togliere meglio dagli scaffali tutti i prodotti che non possono essere più vendibili. Quindi dovete tenere conto di questa cosa, perché giustamente magari vi aspettavate un video dove vi facevo l'elenco di tutti i prodotti che non possono essere utilizzati, ma secondo me è un tipo di informazione banale e anche irrilevante, perché non dovete pensare sì, adesso un tipo di il classico deodorante che ho utilizzato in passato, adesso ho visto che comunque c'è questo tipo di allarmismo e non posso più utilizzarlo. Sicuramente è nel vostro diritto comunque di non utilizzarlo più, però dovete pensare sempre che sicuramente le nuove produzioni hanno comunque creato un tipo di molecola un po' più sicura e comunque senza rinunciare al vostro classico profumo oppure il vostro classico shampoo, per esempio. Io so comunque che per quanto riguarda certi tipi di supermercati, negozi o magazzini, può succedere che comunque negli anni passa comunque tantissimo tempo e i consumatori non vanno ad acquistare un certo tipo di prodotto, oppure c'è magari qualcuno che lo compra alla loro insaputa e comunque diciamo che si ritrovano ancora ad utilizzare questi tipi di prodotti ignari di quello che sta succedendo, no? Però diciamo che è tutta una catena, no? Nel senso che la produzione in passato c'è stata perché era permessa e adesso giustamente il compito importante è quello di ritirare. E quindi ve lo ripeto, non abbiate paura giustamente a rinunciare a un certo tipo di prodotto, però la cosa importante è che dovete
dovete tenere conto è di controllare l'etichetta e di dire va bene, questa è la vecchia versione di questo prodotto di cui aveva la sostanza chimica pericolosa e non adatta comunque al nostro sistema immunitario, e successivamente ne creeranno comunque una nuova, oppure può succedere che a volte non producono quel tipo di prodotto, ma ne realizzano uno nuovo con sostanze molto più naturali, o che non fanno, oppure anche sintetiche, che possono comunque essere utilizzate senza avere alcun tipo di paranoia. E in questo caso, allora, questa molecola, se è utilizzata in modo molto in una quantità molto esagerata, giustamente il problema diventa più grave. Però qui stiamo parlando di un tipo di allergene che ha creato questo dubbio, e per questo è stata presa la decisione di toglierlo sul commercio. Io comunque mi auguro che insomma abbiate capito il senso di questo video, e anche l'importanza insomma di leggere i prodotti e di stare attenti. Giustamente la cosa comunque che mi viene in mente è che noi comunque dalla nostra esistenza siamo stati abituati a utilizzare certi tipi di prodotti, e comunque pensare che dopo tantissimi anni non puoi più utilizzato per un determinato motivo, o c'è chi magari non gli crea tutta questa importanza e va avanti lo stesso. Ma questo mi fa pensare che comunque niente è sicuro a livello comunque di una creazione di un prodotto, di un tipo di composto, perché giustamente la comunità scientifica quello che fa è valutare un determinato tipo di sostanza e successivamente determinare che non si può più utilizzare, e per quello per questo motivo qua bisogna in ogni caso restare tranquilli, perché comunque oggi quello che vediamo comunque è sicuro, e sicuramente un domani non potrebbe essere utilizzato. E poi non parlo per quanto riguarda non soltanto per il discorso di un composto sintetico, no? Perché ci sono anche composti naturali che possono causare un determinato certo tipo di allergia. E quindi mi raccomando, e spero che comunque vi sia piaciuto il video, e che vi sia comunque arrivato qualcosa riguardo a questo argomento, perché volevo far chiarezza e lo ritenevo comunque importante. E ci vediamo alla prossima. E spero tanto che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, scrivetemi. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!